Benvenuti a questa seconda sessione dove finalmente passeremo dalla teoria alla pratica. Infatti, molti di voi si chiederanno, ma tutto questo scibile sulla classificazione, poi nello specifico, come lo utilizziamo nella vendita? Che cosa ci facciamo? Beh, oggi andiamo proprio su questo perché parleremo in maniera un pochettino più centrata di matrici e in particolare della matrice che vi consiglio. Spero che abbiate riflettuto sulle due variabili da utilizzare per classificare il vostro portafoglio clienti e quindi andrò anche a proporvi un esempio, no? Di quello che poi deve diventare il file Excel, perché il modo in cui porteremo nella pratica quello che stiamo studiando in teoria è un file Excel, banalmente, in cui ci sarà un elenco di clienti ordinati per una qualche variabile e facendo delle riflessioni che nascono dal lavoro che abbiamo fatto di classificazione con la matrice, vedrete come la finalità, che è quella poi di capire a chi dedicare il nostro tempo, perché se il tempo è la nostra risorsa scarsa con cui paghiamo i clienti per farci del fatturato, è chiaro che meglio allochiamo questo tempo e più il risultato e la produttività del nostro lavoro è premiato. Quindi senza perdere altro tempo andrei alle slide che ho preparato per supporto anche oggi e le due variabili che io ho scelto sono il fatturato e il potenziale, laddove con potenziale si intende il potenziale ulteriore di crescita del cliente, ok? Prendiamo un cliente che fa 10.000 euro con un potenziale alto, significa che per noi può fare molto più di 10.000 euro. Come abbiamo visto nella sessione precedente, dividiamo questo quadrante che si forma in quattro parti e otteniamo sulla parte sinistra a basso fatturato e in alto, vedete, ad alto potenziale, clienti poco importanti che in termini di fatturato, che però hanno un potenziale di sviluppare fatturato. A seguire nel quadrante in alto a destra abbiamo clienti che fatturano molto e avendo attribuito un potenziale di crescita importante, immaginiamo che questi clienti possano fatturare molto di più. Il quadrante a destra e in basso sono i clienti che fatturano molto e fatturando così tanto o al di là di quanto fatturano non hanno potenziale di fatturare di più di quello che attualmente fatturano e quindi li poniamo in basso a destra proprio perché il loro potenziale di fatturare di più di quello che fanno è basso. In basso a sinistra, lo sapete ormai, c'è il quadrante sfortunato e sono appunto i clienti a basso fatturato e che non possono fatturare molto di più di quello che stanno facendo. Quindi il punto interrogativo è a chiedersi un pochettino che ci vogliamo fare con questi, perché stiamo a dedicarci del tempo che magari potremmo riallocare da altre parti? No? Vedete che l'utilità della matrice così costruita è proprio questo. Quindi questo tempo che abbiamo risparmiato sui clienti a basso fatturato e potenziale, dove lo andiamo ad investire? Ma sicuramente dobbiamo andare a scegliere tra i clienti ad alto potenziale e basso fatturato quelli che vale la pena provare a investire più tempo, no? E vedere se quel tempo investito riesce a far trasformare quel potenziale in fatturato. Sui clienti ad alto fatturato e ad alto potenziale, ricordate che dicevamo che questa matrice deve servirci un pochettino a capire qual è la strategia che vogliamo adottare sul nostro portafoglio clienti e di conseguenza è importante fare queste riflessioni e cioè capire che i clienti ad alto potenziale e ad alto fatturato sono clienti ad alto potenziale fatturato anche per la concorrenza e di conseguenza proteggere oltre che coltivarli è importante perché i nostri competitor minacciano di inserirsi, no? E non consentirci di sviluppare ulteriore fatturato perché quell'opportunità viene colta da loro. I clienti ad alto fatturato e basso potenziale non sono clienti poco importanti, anzi proprio perché ci fanno tanto fatturato
anche se non ne possono fare molto di più, dobbiamo stare attenti perché quei clienti probabilmente sono importanti anche per i nostri competitor e risparmiare tempo su di loro significa esporci a un'aggressione da parte dei nostri competitor che quindi entrano sul cliente e ci portano via del fatturato. Um, Tre consigli per aiutarci un pochettino a capire bene come ponderare il fatturato. Primo, per i clienti che non conosciamo bene, considerare il numero dei dipendenti. In molti settori sapete che il dipendente è un costo non banale, no? E in molti settori il personale che è adibito sul punto vendita ci dà una diretta idea, al di là della simpatia, dell'apertura o meno del titolare, del responsabile per gli acquisti. Il numero dei dipendenti ci dà proprio contezza di quanto è il business che sviluppa il nostro cliente. Un'altra considerazione importante è che spesso clienti a basso potenziale vengono considerati tali anche da tutta la nostra concorrenza e di conseguenza se i nostri concorrenti non vanno, il fatto che un cliente abbia oggettivamente un basso potenziale perché si trova in una zona sfortunata, perché è un cliente di dimensioni piccole, se però quel potenziale è tutto per noi o buona parte perché dei nostri concorrenti pochi vanno in visita su quel cliente, facciamo attenzione a trascurare quei clienti perché se anche ha basso potenziale non vuol dire che possano sviluppare un fatturato considerevole. Ultimo aspetto, meno conosciamo il cliente, meno cerchiamo di giudicarne il potenziale, perché delle volte ecco, possiamo sbagliarci e delle volte potremmo etichettare come a basso potenziale un cliente antipatico con magari invece un alto potenziale e quindi iniziando a non andare più in visita da lui potremmo perdere delle opportunità. Vedete come la strategia, no, che era diciamo nella prima sessione un pochettino l'obiettivo di questa nostra chiacchierata sta diventando no, abbastanza chiara nel capire non solo con ciascun cliente che cosa dobbiamo fare, ma soprattutto per clienti che si assomigliano, no, che sono quindi nella stessa classe, cosa possiamo fare per ciascuno di loro, con ciascuno di loro. Quindi il concetto è, in termini di efficienza, se abbiamo capito qual è la quantità giusta di tempo per un determinato cliente, probabilmente quella scelta potrebbe rivelarsi giusta per alcuni altri clienti che gli assomigliano e in questa maniera capite come andiamo un pochettino a organizzare la nostra strategia di allocazione del tempo sui nostri clienti in maniera conforme a quello che è il reale potenziale dei clienti. Una volta che avrai finito il lavoro e quindi nel file Excel hai ordinato tutti i tuoi clienti per fatturato in maniera decrescente, quindi dal più importante a quello meno importante, cioè la funzione ordina in Excel, no? E avrai attribuito il potenziale di crescita ulteriore a ciascun cliente, quindi da 1 a 5 se vuoi, a indicare appunto la possibilità che ciascun cliente ha di fare di più del fatturato che troverai nella cella subito a sinistra, hai un pochettino completato il lavoro e che cosa succede? Succede che abbiamo ribaltato nel file Excel quel raggruppamento di cui stiamo parlando nelle slide, no? Perché? Perché il potenziale da 1 a 5 e il fatturato da 0 a quello che fattura di più andranno a costituire l'insieme dei clienti che negli esercizi successivi vedremo come andare a classificare e a dividere, proprio per avere quei raggruppamenti che ci aiuteranno a pianificare la strategia, a capire come riallocare i tempi, no, che abbiamo da dedicare ai diversi clienti. L'operatività in Excel, siccome la funzione filtri e ordina ci consente dei raggruppamenti molto rapidi e semplici, te la raccomando perché diventa il modo più semplice di portare in pratica il lavoro di classificazione che stiamo studiando in teoria. Ti ringrazio per l'attenzione, è stata spero una sessione
interessante, sicuramente più pratica. Conserva il materiale che stai organizzando, perché sessione dopo sessione riprenderemo gli esercizi e lo stato di avanzamento a cui sarai arrivato, per andare a fare ulteriori riflessioni che saranno riflessioni calate direttamente sul tuo portafoglio clienti, e quindi questo sarà più utile per te per capire il lavoro che stiamo facendo, ma ti aiuterà anche a costruire quella strategia per dedicare in maniera corretta il tempo e individuare le azioni più corrette per ciascun cliente. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Ciao.